Prossima paragine, Radio Pistacchio. Bene, oggi è mercoledì, Salvo mi ha dato ancora una volta uno di quei segnali fatidici che mi fanno sentire importante. È Radio Pistacchio mercoledì sera e questa volta siamo con Valeria che ha accettato di partecipare al nostro interrogatorio. Ebbene, Valeria, finalmente siamo qui, Diciamolo, l'abbiamo circuita col suo ragazzo. L'abbiamo circuita col suo ragazzo, prima abbiamo avuto ospite il suo ragazzo che ci ha raccontato un sacco di scheletri nell'armadio e adesso toccherà anche a te per ci sono pure gli appunti, e non è forse vero che tu vabbè, allora, una domanda di cultura generale, okay. Partiamo dalla cultura generale, io ho letto la tua bio, okay. E mi ha impressionato questo discorso sulla ciociaria, okay. Sulla bella ciociaria, sulla ridente ciociaria, la magnereccia, la casereccia ciociaria. Cara Valeria, sì. Per chi non è ciociaro come me, come Daphne, che siamo due vissuti nel nord, che abbiamo la puzza della nebbia, no. Nelle ossa e intrisa nei tessuti. Tu cosa significa essere una ciociara? Cioè significa essere nata in una specie di territorio leggendario, pieno di bei paesaggi, cose buone, o significa anche avere un certo modo di pensare che è diverso dagli altri, insomma? Allora, questa è una bellissima domanda in realtà, che mi riporta a due scenari completamente opposti, nel senso che come terra è abbastanza particolare, direi. Nell'immaginario comune un po' cioè c'è la parte della De Sica, ma che sei, De Sora, De Ceccano, quella, come dire un po', cioè da dove vieni, no? Veramente dalla terra. E poi c'è la parte anche forse più tragica di episodi che storicamente poco ancora si conoscono, che è quello delle marocchinate, no? Della seconda guerra mondiale e di quello che poi è stato raccontato nella ciociara con Sofia Loren. In realtà mia nonna materna è stata una delle vittime e noi l'abbiamo scoperto in realtà tardissimo, quando lei era già anziana, quando in realtà ci arrivava una lettera proprio dall'allora, insomma, dal governo di allora, che ci diceva che la riconoscevano come vittima di guerra proprio per insomma episodio di violenza, insomma, che ci sono stati in quegli anni. Chiaramente, ecco, per me significa un po' racchiudere un po' un vissuto particolare di una terra che è molto aspra, nel senso che è una terra comunque che è sempre stata storicamente molto povera, no? Perché sempre sotto l'influenza di Roma, però una terra molto verace, di grandi lavoratori, di persone che hanno dato tutto alla famiglia, alla terra, e a quella terra poi sono rimasti, e oggi tanti giovani, no, che magari sono andati via, tornano con quell'orgoglio di dire: è vero che magari siamo persone un po' rustiche, però ci sentiamo comunque persone vere che sentono, no, queste colline dentro di sé, che vogliono un po' valorizzare, ecco, quei territori ancora poco conosciuti. Quindi la definirei così, partiamo a bomba proprio. Senti, solo brevemente, io mi ricordo, è una cosa che si studia poco a scuola, mi vorresti ricordare il discorso delle marocchinate, cosa sono? Allora, brevissimamente, diciamo che verso la fine del secondo conflitto mondiale, allora la ciociaria si trova come zona in quella che allora era la linea Gustav, quindi di fatto la linea che passava per l'attuale Cassino, dove c'era il fronte tra alleati che risalivano dal sud e, diciamo, la parte dell'Italia ancora sotto controllo di fatto della Germania. Quindi, essendo la linea Gustav di fatto linea di guerra, di bombardamenti, Frosinone è stato uno dei capoluoghi più bombardati d'Italia, quasi completamente rasa al suolo e ricostruita, tant'è che l'architettura del piano Fanfani è oscena, insomma, non venite a Frosinone, andate ovunque in ciociaria ma non Frosinone. Ecco, diciamo che verso gli ultimi anni quello che succede è che fondamentalmente i francesi della parte alleata
decidono per fiaccare la popolazione locale, quindi cercare di dare una svolta insomma al conflitto, di fare ricorso alle loro truppe, diciamo delle colonie africane francofone, e di mandare quindi questi soldati in quelle zone proprio con l'obiettivo di mirare ai civili. Cioè l'obiettivo era andare in queste zone e fondamentalmente depredare, uccidere i civili o comunque anche violentare donne, come successe, e questo fu, diciamo, una delle pagine forse meno raccontate, proprio perché non è la guerra canonica, no? È semplicemente poi rappresaglia contro i civili, e solo negli ultimi anni se ne sta parlando, vengono fuori anche documenti e testimonianze, tant'è che in quello che è Castro de Volsci, che è uno dei paesi della ciociaria, c'è il monumento alla mamma ciociara che ricorda proprio diciamo un po' così, ripercorre anche idealmente le vicende della ciociara, quindi un monumento a tutte le mamme che hanno sacrificato la loro vita spesso per proteggere le proprie figlie, o insomma cercare almeno, ecco. Quindi è una pagina abbastanza triste, che però dovrebbe essere raccontata di più, cioè ancora c'è molta poca conoscenza di quello che è stato quel fenomeno. Speriamo in un cinema, un film hollywoodiano. Sì, ma infatti che è interessantissimo che ne stiamo parlando, perché già almeno quel poco riusciamo a... No, perché ad esempio mi ha fatto venire in mente la strage di Sant'Anna, che in una provincia toscana. Io da ignorantissimo ovviamente sapevo delle stragi ovviamente della seconda guerra mondiale, cioè praticamente fino alla seconda guerra mondiale in Italia era guerra civile praticamente. Sì. E quando ho visto il film, cioè da un lato, oltre a essermi piaciuto il film, è proprio cioè gli americani quando fanno dei bei film riescono a portare proprio l'attenzione veramente di un pubblico vastissimo su alcune cose che magari anche noi stessi, sai, Sant'Anna forse l'avevo intravista letta nei libri di scuola, ma non al massimo un rigo, no? Sì. Tipo, Ma che gli americani adesso noi chiediamo a Simone Farisin che ha appena lanciato il suo attenzione. film, chiediamo a lui di secondo film da lanciare. grande marchetta questa. Ricordiamo, è vero, venerdì 11 per gli abitanti di Lisbona al Cine Teatro Turim. A Benfica alle ore 19 andrà in onda Lisbon X di Simone Farisin. Non ti preoccupare Valeria, questa marchetta non era prevista, ma è bella infilarcela dentro, perché comunque è un film fatto da un italiano. Esatto. Dai, bello. Che in collaborazione con un altro italiano. Sì, vabbè, ma io niente. La Galboni di Praticamente, vabbè, insomma, comunque è fatto in italiano, è stato in Mozambico molti anni, insomma, si è inventato una storia che ha a che vedere con il Mozambico, il ritorno alla ricerca delle proprie origini. Forse non tutto inventato. E quindi sì, in grande parte attinto dalla sua vita personale, diciamo così. Bene. Ritorniamo da Valeria e dalla sua biografia, perché io ho colto anche un altro elemento, questa volta di fissão, come dicono in Portogallo, e cioè la Tata, una sitcomedy che andava in onda verso la fine degli anni 90 nelle bellissime, meravigliosissime reti di Zio Silvio e lei poi, grazie a Daphne, ho scoperto che questa Tata in realtà, cioè, la famiglia di lei faceva finta di essere ciociara e c'era un accento ciociara, però lei era invece in un quartiere che si chiama Flushing Queens, insomma, ma soprattutto come mai a te ti come piace dice questa... la sigla lo dice quella di Te posso dire. No, ma comunque come mai ti sei rivista in questo personaggio, oppure era un personaggio che tutte le ragazze della tua età a quegli anni rimanevano affascinate da questo personaggio perché era diverso dagli altri telefilm dove è sempre l'uomo che di solito era protagonista, no, nei telefilm? No, semplicemente, proprio per dirla in maniera triviale, cioè noi i ciociari sono sempre stati un po' i cafoni d'Italia, quindi per me vedere in TV, ero abbastanza piccola,
insomma, un personaggio diceva sono Chochar, che bello, insomma, finalmente esistiamo anche noi, però a parte quello niente di Ma scusa, ma tu hai visto anche in lingua originale quella... Ho visto non tutta la serie, qualche episodio in lingua originale e in effetti da quello che ho capito in lingua originale lei aveva un accento abbastanza volgare, diciamo così, quindi hanno deciso di dire ok, la traduciamo come Chochar. Non è mai citata la ciociaria, diciamo, la versione originale? No, sì, una cosa del genere. No, è proprio di Flashing Queens, c'ha questo sì. Vabbè, ecco perché vedete i doppiaggi sono qualcosa di meraviglioso. Esatto, quindi allora ho detto come rendiamo questo accento questa maniera che c'aveva lei di parlare. È un adattamento all'Italia. Sì, esatto. Sì, come nei Simpson che ti mettono un No, quello è geniale. Ci sono tutti gli il bidello, il bidello. Vabbè, scusami, ma lei questa non è una marchetta, questa è una nostalgia degli anni 90. È giusto. No, io in realtà volevo fare un collegamento colto, no? Anche tutto spirito di Flashing Queens. Vabbè, io sono molto curiosa di capire, perché tu hai studiato comunicazione, Ho fatto prima lettere moderne e poi comunicazione. come mai? Cioè, nel senso, tu eri appassionata di lettere, ti piaceva la sì, da letteratura russa? Sì. Okay. Allora, come è cominciato? Come hai conosciuto il russo? Come ho conosciuto il russo? Partiamo da... Il russo con Antonio. Esatto, il russo con Antonio Russo. No, allora in realtà io ho sempre amato tutto quello che erano le materie letterarie, ho fatto il liceo classico e mi sarebbe piaciuto tantissimo poi proseguire eventualmente una carriera giornalistica. Dopodiché, insomma, anche facendo l'università e approfondendo altre materie ho detto ma forse non è quello che effettivamente voglio fare, no? E quindi da lì ho un po' virato verso qualcosa che era un pochino diverso, però nel frattempo, insomma, mentre non studi, avevo iniziato al liceo a scoprire i classici russi. Ce n'è uno preferito? Sì, adesso sì, c'è proprio uno che è per me è il libro della mia vita, come lo definisco, però diciamo che per me approcciarmi alla letteratura russa è stato proprio un po' come iniziare una nuova epoca della vita, cioè sono quei romanzi che quando leggi scatta qualcosa e ricordi il momento esatto in cui senti che quel qualcosa è iniziato, cioè come se ci fosse una maturità che inizia, non so descriverlo bene, però per me è stato quello, la letteratura russa per me è stata la crescita, il momento dell'approfondire anche aspetti, no, interiori della propria anche personalità attraverso le personalità, no, dei vari personaggi. Non hai studiato la lingua russa? Ho studiato anche la lingua russa. Okay. Quindi hai letto in originale? Ho letto e tradotto alcuni passi di alcuni di alcuni romanzi. Tu da solo riesci a leggere il russo attualmente? Sì. Tu l'hai studiato da autodidatta oppure? No, ho iniziato all'università, allora mi ricordo che quando mi sono spostata a Siena per l'università c'era il corso di lingua russa e io ho detto bene, vado, lo faccio perché per me è una passione incredibile, la letteratura all'epoca era già una passione incredibile e mi piacerebbe leggere in lingua originale perché parliamo di lingue, l'italiano e il russo, diametralmente opposte. Sì. E quindi pensavo com'è possibile rendere e tradurre, no, certi concetti anche molto complessi, no? In una lingua che è molto diversa. Chiaro. Quindi inizio, mi appassiono ancora di più e vinco una borsa di studio per andare in Russia e tutti i miei poi amici russi che ho conosciuto nel corso della mia vita dicono che bello, sei stata a Mosca, sei stata a San Pietroburgo? No, sono stata nel posto buco di culo mai conosciuto Ijevsk, che tutti mi dicono no vabbè, cioè nemmeno io da russo modo di girare, però. Allora, in realtà no. Dov'è che si trova, scusa ignoranza? Allora praticamente è la capitale della Repubblica dell'Udmurtia che è sui Monti Urali praticamente. Ok, sì, Monti Urali. Famosa tra l'altro perché è il paese che ha dato i natali a Mr. Kalashnikov.
Quindi Abbiamo intervistato una russa che ci ha parlato di Mr. sì, Giulia. ecco, magari la dice. Un saluto. Salutiamo Giulia che si è Eh, sposata. Si è sposata da poco, congratulazioni a Giulia. Votazione al russo. Non credo mi venga in mente. Spara una parola. No, Perché? Si dice così. Vabbè, ok. e quindi se vi interessa c'è il museo del Kalashnikov, si può, me l'hanno fatto visitare con molto orgoglio, è insomma abbastanza inquietante perché spiega il motivo per cui questo signore a un certo punto che era stato ferito a un braccio dice ma devo vendicarmi, devo creare l'arma perfetta, insomma, e se ne viene fuori con il Kalashnikov. Ma allora il paese, tu sei abitato in questo paesino? Sì, Lì. beh, era Allora il paesino di Giulia. Sì, sì, lei vive lì. cioè è una città abbastanza grande, poi ci sono insomma accanto dei paesini limitrofi, uno è Tchaikovsky che è il paese natale di Tchaikovsky, dove c'è la casa museo bellissima anche lì, che abbiamo visitato, ma insomma perché poi all'università ci sono vi facciamo vedere dei luoghi bellissimi. Comunque se vi interessa il museo del Kalashnikov potete anche sparare, io ho detto no grazie, però se Con Goran Bregovic. Kalashnikov. Quanto tempo hai vissuto in Russia? no, in realtà sono stata poche settimane, sarei dovuta rimanere 3 mesi, però non, cioè no, era abbastanza difficile. Ma d'inverno no. Sì, era d'inverno. Allora ci credo, dopo 3 settimane ma poi c'era uno problemi con l'Università di Siena, non aveva organizzato bene lo scambio, per cui gli esami che avrei dato lì non me li avrebbero riconosciuti, vabbè, anche lì Lasciami Lasciami indovinare, scusate, ma si era congelata la mail mentre stavo. e quindi ho detto va bene che sto qui 3 mesi, però insomma sì, la lingua, però mi sarei laureata più tardi eccetera, ho detto ma torno. Comunque, cioè, scusa, riassumendo, a Sì. causa dell'Università di Siena Sì. Dove tu tu hai eri andata dovuto a studiare rinunciare, letteratura. hai dovuto rinunciare al tuo Erasmus, insomma. Sì, Ho capito sì. bene? Sì. Bravo, Quindi sei Università di stata Siena! Vabbè, adesso sei saranno ritornata. cambiati. Sono responsabili. tornata, poi loro poi dicevano no ma sai perché voi dovevate saperlo fin dall'inizio, noi vi abbiamo dato questa opportunità, cioè loro ovviamente se ne sono lavate le laureati. Ma soldi, non devo sganciare dei soldi. Sì. Ma nonostante questo tu comunque ti sei appassionata Sì. da lì, già è Già da prima, qualcosa da perché prima. io già. avevo iniziato già il primo anno a studiare lingua russa, il secondo anno vinco la borsa di studio, no il terzo anno vinco la borsa di studio, quindi per 3 anni io avevo già iniziato a studiare il russo e poi ho continuato da privatista e basta, cioè questo insomma. Ma quindi a parte quell'esperienza non sei più ritornata in Russia o non hai più... No, vorrei tornare Ok. in realtà, però vorrei Però tornare. sì, ma- sei andata col calà. È una delle È tornata da là di con un fare classico quando eri russo. all'Università di Ma Siena. sti russi come sono? Che gente è? Sono- Cioè, sono alti, bassi, sono verdi? Allora- Come parlano? Gli piace? Una vodka facile. Esatto. Che cosa fanno la domenica? Cioè... Allora, secondo me il modo migliore per descrivere l'animo russo, cioè sono persone che soffrono, cioè la sofferenza I portoghesi. è parte. No, Esatto. ma i Un po' vero portoghesi quello. però in maniera secondo me superficiale, cioè questi proprio Proprio si sente. stanno Stanno veramente, male. cioè è proprio Dostoevsky lo prendi Ok. ed è il manuale del russo medio, ok, nel senso che sono persone molto introspettive, molto di cuore, molto cordiali, Ok. molto aperte. Uno pensa i russi sono persone fredde, no, non è vero, sono persone che se tu mostri interesse in quella che è la loro cultura ti aprono tutto, ok, un mondo ok. di... Concordo, perché io l'esperienza che Sì. ho avuto con i russi sono tutti... Io ho tanti amici russi e sono tutti veramente molto... Loro adorano poi fare conversazioni anche di un certo livello, cioè di filosofeggiare, come la dico io un po'. Ok. Ed è un po' parte, no, del fatto che sono una cultura introspettiva, cioè nel senso, c'hai non so quanti mesi d'inverno, Chiaro. non esci di casa, ti viene un po', no, da dire vabbè. Sì. O quando scrivi un libro componi il pianoforte, no? Ma in concreto di che soffrono? Cioè soffrono Il male di vivere, cioè il male proprio di... la... Sono tutti la montale, depressi, no? No, è proprio spesso il male di vivere in contrario. Eugenio No, Montale. è proprio secondo me il fatto che la loro sia una storia molto tragica, cioè per me studiare la storia russa è stato molto interessante perché è un popolo che
nonostante varie fasi lunghe di sofferenza, di miseria, di fame, e anche l'aver cercato, no, di ribellarsi a questo, li ha sempre riportati a quello stadio iniziale, cioè come se non riuscissero a togliersi di dosso questa, cioè, condizione di vita in cui devono essere Certo. soppressi, sfruttati o comunque E non ci riescono tuttora No. con tutto quello che sta succedendo, perché sono Esatto. tutti contro questa situazione Assolutamente. orribile, quindi sì. assolutamente. E di fatto io ho amici che non riescono adesso a uscire Certo. dalla Russia, perché comunque è molto difficile, cioè molti pensano, ah vabbè, che ci vuole, uno prende un biglietto aereo e se ne va, grazie. Cioè persone che dicono sì, ma noi non abbiamo magari abbastanza soldi anche per costruirci una vita fuori, e abbiamo paura anche a parlare, perché adesso hanno rimesso in vigore la legge per cui un Sì, vicino sì, ti sì. può fare la Poi spia vengono e proprio dire, considerati come disertori, certo, vanno in carcere. certo, sì, quindi sì. se un vicino fa la spia e dice ah, tu hai detto qualcosa della guerra, Sì, sì. te ne vai in galera, non ti vede più nessuno, arrivederci, Esatto, grazie. E ho addirittura invece amici che sono riusciti ad andare via, maschi, che non possono tornare per sì. rivedere la famiglia, perché altrimenti Altrimenti li fanno spediscono l'estate. al Certo. fronte e via. Quindi è una situazione Cioè alla pesante. fine qualcuno che è riuscito ad andare via è andato via perché è stato purtroppo soprattutto nei primi è stato giorni, forse. Sì. diciamo Adesso- infortunato, ha avuto delle Sì. lesioni molto gravi e quindi Sì, è con stato- quello è riuscito ad cioè, andare via. Sì, altrimenti no. E poi mi dicevano, non è che tu puoi scegliere di non andare, cioè il sistema fa in Sei modo che obbligato. tu, sì, perché ti congelano i conti, fanno in modo che tu perdi il lavoro, Sì, fanno sì, in sì, modo sì. che non hai alternativa. Non hai alternativa, perché sennò c'è anche pure il carcere, mi Certo. dicevano, perché Sì, c'è sì, sì. il cugino di una mia collega che è riuscita ad uscire dalla Russia soltanto perché aveva bisogno di un'operazione perché Sì, era sì, lì sì. sul fronte. Dall'altro canto ci sono quei russi che comunque concordano con questa visione dello Stato, Sì. della collaborazione, della nazione. Sì, Ho sì, capito sì. questo da... Beh, lì c'è anche un altro discorso da fare, è che è la propaganda, no? Alla fine, se in una popolazione dove magari ci sono, non so, gli ultra sessantenni, settantenni che hanno avuto magari una bassa scolarizzazione, letteralmente Certo. leggono, sentono sempre le Sì, stesse certo, notizie chiaro, tutti i giorni, a un certo chiaro, punto chiaro, dicono la questa è la propaganda, verità. E come è Chiaro. stato poi per la Germania? Sì, Cioè, sì, sì, assolutamente, sì. assolutamente. Chiaro. Quindi diciamo che i giovani sono quelli che magari hanno accesso, no, a sì. notizie anche da fuori, riescono un attimino a avere anche una controparte. Ok, dalla Russia facciamo una piccola pausa con, lo presento io, Sì, vai, sono torniamo ovviamente negli Scott Stati Joplin, che siamo negli Stati Uniti, dicevi, sì. quindi con Da, Maple, da un fronte da un all'altro. fronte all'altro. Anzi, Maple Leaf forse è Flight. lo stesso fronte, però Magari. lo si gioca lì, Esatto. lì in Ucraina. in Russia.
Chi torna? Bene, ritorno ancora io, insomma, con le mie nefandezze. Intanto vorrei ricordare tutti di iscrivervi, di farci questa cortesia di iscrivere, oh come sono bello, di iscrivervi al canale, al nostro canale YouTube. E intanto stanno sgozzando dei polli fuori dai nostri studios, ritorniamo a Valeria, adesso ritorniamo a Milano e verso questo interesse verso il food and wine management, che è anche una questione di famiglia. Spiegaci bene come entri in questo business. Esatto. Allora, in realtà a Milano mi ero spostata per fare comunicazione, dicevo vabbè, come la applico questa cosa al mondo del lavoro, cioè che voglio fare da grande, posto che grande ormai già lo sono. E ho detto beh, in realtà l'idea che avevo all'inizio della carriera giornalistica non mi convince più di tanto, ho cambiato un po' idea su quello che voglio fare. Ho detto la vera passione che ho da quando sono piccola, un po' di famiglia, è quella del mondo cibo. Mio nonno era cuoco, mia zia in realtà viveva in campagna con ulivi e animaletti di vario tipo, e quindi io fin quando ero piccola diciamo che ho vissuto questo ambiente. Per me era assolutamente normale fare la raccolta delle olive, eccetera eccetera eccetera, e quindi ho detto ma quasi quasi mi piacerebbe fare di questa cosa il mio lavoro, e quindi mi butto, faccio questo master bellissimo. È stata veramente un'esperienza fantastica per me, perché ho iniziato poi a capire cosa significava il mondo del cibo a livello professionale, quindi vedere quello che c'era dietro, quello che arriva sulla tavola, che uno dice vabbè, un'insalata, vabbè, una carne, vabbè, ok, ma cioè come viene prodotta questa cosa, cioè quali sono le leggi che tutelano quello che arriva sulla tavola, che significa per un imprenditore fare industria alimentare, come funziona la distribuzione, eccetera eccetera eccetera. Il cosiddetto chilometro zero. Esatto. Che poi in Italia è molto difficile questa cosa. Molto, sì. Allora, noi in realtà l'Europa già chiaramente come diciamo area geografica è sicuramente una di quelle che a livello alimentare ha la legislazione più stringente, tant'è che noi non possiamo importare tanti prodotti alimentari di industria, quindi diciamo così trasformati, da paesi tipo gli Stati Uniti, dove che sono storicamente molto più permissivi su tanti additivi, conservanti, cose di questo tipo. L'Italia all'interno dell'Unione Europea è il paese ancora più stringente, quindi diciamo che da questo punto di vista, perché storicamente, culturalmente siamo molto attenti al patrimonio alimentare, siamo molto molto rigidi. Okay. Che per me bene, esatto. uno dice bene, sì e costa no. di più sicuramente, magari Invece si deve no. produrre. Invece no. E invece no, perché? Perché questo chiaramente chiude a tanta innovazione anche positiva. Ok. O comunque tanta innovazione che magari inizialmente dici ok, non è la soluzione ottimale, però se vado verso quella direzione poi posso trovare la cosa che mi fa scalare verso esatto, no? Se io neanche provo, cioè non so se vi ricordate quando c'era tutta la discussione degli OGM, certo. insomma, è tutta la parte di genomica, di modificazione alimentare, eccetera. Quindi aspetta, posso interrompere un secondo? Sì. Quindi stai insinuando che c'è una lobby No. come quelle dei tassisti? Lobby così, ci sono a livello mondiale, ma nel anche del senso- cibo dici, no? Sì, per esempio tutta la carne che arriva a livello mondo sulla tavola è di 5 piramidi colossi. That's it. Sì, cioè esatto. nel senso, purtroppo So di un gruppo italiano che è il distributore ufficiale al McDonald's, no? sì, Che loro appunto sono dei i cremonini, grossi. sono Esatto. i più Non è grandi. Cesare, no? Sì, esatto. Però diciamo che per il io parlerei per ore, ecco, no? Vai, di vai, questo, vai. però Carta bianca. quello che io dico sempre è: se pensiamo che siamo quanti miliardi? 8? 7? Ok, sì, più o meno. Cioè, Sì, 7 cinesi indiani, poi e la dieta fondamentale di tutti questi miliardi di persone è basata su 3 cereali. Secondo voi, cioè tutta questa roba può essere prodotta in maniera sostenibile? No, No, certo. non è possibile.
non lo è. Cioè, se dobbiamo sfamare questi numeri di una popolazione che continuerà a crescere come previsione, la Terra già non ha più le risorse. Quello che come umanità stiamo facendo in maniera completamente errata è andare a modificare delle varietà singole di cereali, che è il grano varietà non so, X, il riso varietà Y, eccetera, per renderlo resistente quanto più possibile a minacce di funghi, batteri, virus, bla bla bla, che però chiaramente a un certo punto ci sarà un limite, cioè arriverà il virus Z che a un certo punto metterà completamente KO la produzione di grano, come successe per gli ulivi in Salento, no? La xylella. Cioè nel momento in cui tu prendi una varietà, quando la natura te ne ha date milioni che si adattano a diversi habitat, tu ne prendi una perché è quella che dà più risultati, dà più frutti, perché così la do a tutti, allora la modifico. Come hanno fatto coi polli alla esatto, fine. cioè cosa stai creando? Cioè solo petto, no? Che sono... Che a me- Sì, io sì, penso- sì. non stanno neanche in piedi. Tu cosa ne pensi della agricoltura verticale che adesso stanno, non so se, io ho visto questi video di questi pilastri dove riescono a far crescere tutta la frutta, tutto in verticale. Sì. No, questa in realtà è un'ottima soluzione, tra l'altro noi in Italia abbiamo una delle farm verticali più grandi in Europa. Infatti io ho visto che è una cosa italiana, sì. Ed è in realtà una delle poche soluzioni sostenibili oggi, nel senso che di fatto al momento l'industria che richiede più terreno è quella dell'allevamento. Il problema è che ci servono terreni anche per l'agricoltura, e il problema poi è anche il fatto che questi terreni vengono anche poi sfruttati in maniera tale che perdono risorse, non c'è abbastanza tempo per far sì che il suolo poi di fatto si arricchisca di nuovo di nutrienti per bla bla bla, quindi usiamo massivamente fertilizzanti che comunque non so. C'è tutta una serie di concatenazioni. E poi alla fine siamo tutti quanti con intolleranze, con brufoli, con tutti i problemi. Infatti ti stavo per chiedere, tu prima hai detto è impossibile avere un'agricoltura sostenibile all'infinito perché siamo 7-8 miliardi, ma quindi tu sei d'accordo nell'uso, come per esempio la grande industria Monsanto, quindi uso di modificazioni genetiche o anche di serbanti fate apposta? Come la tua idea? La mia idea in realtà è tornare a un modello più umano, cioè anche più di legame col territorio. Tante generazioni, soprattutto la nostra, la più giovane, ha completamente perso contatto con quello che è il suolo. Ma che significa? Cioè sapere che nella mia area, per esempio, dove vivo a Frosinone, è pieno di un'erba naturale medica, i crispini, per dire, che cresce spontanea, che fa benissimo. E non sappiamo più che questa cosa esiste, così come stiamo perdendo conoscenza di quante varietà di cereali autoctone c'erano, che sono magari anche utili all'ecosistema perché non so, in certi ambienti aiutano anche il terreno a riarricchirsi molto più velocemente. Sì, con le vitamine, il ferro soprattutto. Oppure naturalmente contrastano la crescita di erbe, gramigna, eccetera. Quindi il problema è che ci siamo dati il modello più facile, cioè andiamo verso la semplificazione, prendiamo una roba che funziona per tutti e bombardiamo tutto il resto perché non ci interessa. Disequilibra la natura poi. Questo però ha creato col tempo centri di aggregazione di potere, per cui di fatto i piccoli agricoltori non ce la fanno più, vengono comprati poi dai grandi gruppi, eccetera. Per me sarebbe ideale che questa cosa venisse innanzitutto insegnata nelle scuole, cioè a conoscere quella che è la biodiversità del proprio territorio. L'Italia è uno, per esempio, io parlo dell'Italia, però in generale l'Italia è uno dei paesi con la più alta biodiversità al mondo in termini di agricoltura, di prodotti agricoli. Adesso in addirittura percentuale al territorio, no? Addirittura in Sicilia adesso ci sono che stanno crescendo delle cose che non crescevano prima, quindi sta diventando tipo gli continente avocado africano. Kiwi. Quindi super biodiversità. Fanno ridere questi influencer, no? Compriamo gli avocado italiani. Adottare, cambiare un po' via e andare più in modelli che si avvicinano alla natura,
normalità della natura. Esatto, cioè banalmente noi in Italia abbiamo una rete bellissima che funziona benissimo, è quella col diretti. Quante persone però, cioè c'è un mercato col diretti quasi in tutte le città d'Italia, no? Quante persone però fanno spesa lì versus vado al supermercato perché è più comodo, è aperto H24, perché trovo, non lo so, il cibo già sporzionato, impacchettato, cioè siamo diventati, innanzitutto abbiamo siamo comodi, è vero. Abbiamo uno stile di vita non sostenibile in generale, cioè andiamo di corsa continuamente e per cui dobbiamo trovare soluzioni che ci fanno risparmiare tempo. Questo tempo lo togliamo a quello che è il nostro benessere a 360 gradi. L'alimentazione è uno di quelli, cioè e quindi dico vabbè, ma sì, ma io compro questo al supermercato, tanto chissà che sarà mai. E poi ci sono scandali continui, infiniti di insomma prodotti che subiscono contaminazioni eccetera eccetera, vengono ritirati dal mercato, cioè perché quel discorso fra l'altro che dicevi tu del virus che ti può distruggere è molto più molto reale ma è molto ancora più pericoloso quando tu stai facendo delle coltivazioni di massa, che concentri solo allora appena arriva lì, quindi non è così sicura, non poi non diversifichi, quindi le piantagioni sono più soggette a una qualsiasi infezione. Certo, ed è legato poi al tema della resistenza antibiotica, no? Cioè il fatto che letteralmente noi la carne che mangiamo è di fatto completamente bombardata di antibiotici, crea a catena il problema del stiamo sviluppando resistenza antibiotica, le aziende farmaceutiche non stanno investendo in ricerca di nuovi antibiotici, quindi che succederà quando arriverà un virus no, però insomma una peste che è una bella bestia che insomma ma è per questo che poi tu ti sei inserita diciamo sull'agricotech, no? Sì, in realtà perché io avevo iniziato lavorando in una piccola startup a Milano che faceva succhi pressati a freddo, questo super di nicchia, un po' alla milanese. Ma cosa sono i succhi pressati a freddo? Allora di fatto sono che forma nel senso io vado al supermercato e gli dico vorrei un succo, ma non uno di quelli normali, uno pressato a freddo. No, ma allora tazza grande, è una cosa molto milanese, molto radical chic, per cui se io utilizzo una tecnica diversa che è dalla frullo, per cui si scaldano, quello che fanno con l'olio di cocco, li presso in modo tale che esatto. Ma scusa, io non so che cosa sono i cosi pressati a freddo e secondo te so quello che cazzo fanno con l'olio di cocco, perché con l'olio di cocco fanno la stessa cosa. Vabbè, sto povero olio di cocco è una tecnica di trasformazione alimentare per cui la frutta e verdura il succo viene ricavato in maniera tale che utilizzando una pressa non si riscaldino gli ingredienti, quindi non c'è calore, quindi si preservano vitamine, sali minerali, bla bla bla. Proprietà organolettiche. Esatto, chiaramente non è che ci siano degli studi dietro queste cose, cioè è molta fuffa. È molta figa, hai capito? È stata a freddo. Quindi è una hai venduto è stata a freddo. Hai capito? Io presto a freddo, visto che adesso siamo ritrovati a questi temi leggeri, ragazzi, bambini, ma invece scusa, piccolissima parentesi, anche nel musical, no? Cioè nel teatro, come mai a teatro non ti è venuto in mente di fare tipo uno spettacolo che parlasse di queste tematiche organolettiche? Ma no, in realtà quella era proprio la mia valvola di sfogo, sai tipo quando hai bisogno del cervello completamente, invece di imbracciare un Kalashnikov dici meglio esatto, sì, tipo io veramente oscillo da i fratelli Karamazov il castello delle cerimonie letteralmente, cioè, quindi ho detto ho bisogno di una cosa che proprio bam mi faccia completamente staccare, e un amico a Milano che aveva già fatto l'anno precedente questo corso mi ha detto ma no, tu sei perfetta per fare sta roba perché ti conosco, bla bla bla, vieni dai facciamo il corso insieme, è un bell'ambiente, e per me è stato effettivamente la prima volta che mi approcciavo al mondo del teatro, che è stupendo, è bellissimo, è meraviglioso, ma proprio
per le relazioni che si creano. E anche il fatto di condividere insieme una passione che sia così, anche in Italia abbastanza, cioè, tutti odiano il musical. Ti piace il musical? No, mi fanno cagare, odio le persone che cantano, che perché devono cantare in un film, questo io uso proprio quella parola anch'io. Io a Milano ci andavo sempre. Esatto, al teatro, insomma, bellissimo. Ma teatro è diverso, in un film concordo. Però pensate, avete visto tutti i Griso, no? Ma io sto vedermi il musical Io di forse Peter l'unico che Pan. tollero ma qual è la differenza tra un musical musical e una messa cantata di... Io poi spiegare con musical, ma è una messa cantata a Natale, cioè voglio dire, è veramente pesante, perché poi non puoi fuggire. Non puoi fuggire, no, però se lo fai è bellissimo, cioè secondo me il musical è una cosa ma io bellissima da capisco fare. l'opera cantata, no? Tipo... No, io quella mi è il addormento. musical. Però scusate, tutti i grandi cartoni della Disney sono musical. Sono tutti musical, Ma esatto. infatti ho smesso. Vabbè, ma lì già No, però secondo me però già li dici, sono disegni, quindi tutto fantasia, quindi sì, invece poi le persone vere dal nulla cominciano a tipo cantare. Grease, Teatro va bene, ma film no. È bellissimo, tutti infatti. comunque a parte a noi non piace, però c'è senso l'aveva sfondato il musical in America. Sì. Sì, Hai fatto quindi quindi hai musical, era già cantato. un musical molto... sì, io ho quindi hai cantato, cantato. ho recitato, ho ballato. Ma ci sono delle prove filmiche. Ci sono, sì. Grande. Ci sono le prove Quindi filmiche. Circo Valeria, e ti Ma canto trovo. lirico? No, abbiamo fatto Opera. bellissimo. The Sunshine. Esatto. Che tra l'altro fu un musical super di protesta, cioè una cosa che non si sa è che il musical come genere all'interno ha tanti sottogeneri, cioè c'è il musical leggero, c'è il musical dramma pesante, devastante. Ci sono anche musical di critica sociale. Air era considerato un musical perché nell'opera il culto originale, ormai. sì, la scena finale c'è il cadavere del protagonista che appare sul Voglio vedere il film. Hanno un finale diverso, sì. Il film è musical, quindi dipende se guardi il film Mi guarderò o il il film. Racconta solo il musical. Il film è totalmente diverso. Esatto. vabbè, Insomma, cioè si vede per la prima volta un corpo morto sul palco con tutto il resto del cast che tiene in mano una bandiera americana, copre insomma il cadavere del protagonista cantando Let the Sun Shine In, che è Cose che hai fatto anche tu a teatro. che ho fatto anche io a teatro. Sì, Non ero il certo, morto, non Qua stai facendo facendo qualcosa in teatro? Qua stai facendo qualcosa in teatro? no, purtroppo no. Dobbiamo presentare Carlo Piotti, che è uno dei primi italiani che ha iniziato a fare dirige teatro italiano, in lingua italiana qua. Scuola di teatro. Sì, però assolutamente. Noi siamo già andati una volta a uno spettacolo che aveva organizzato lui. Poi purtroppo al secondo non siamo riusciti. 1 e mezzo, A due, sì. è vero, è vero. Allora, uno l'aveva organizzato, cioè uno aveva portato, diciamo così, lo spettacolo. Lo spettacolo qui l'aveva a portato. Lisbona. Sì, dai. Un altro l'ha organizzato proprio qua Mangia. con italiani da Esatto. qua. Mangia, sì. È un'attrice Abitati qua. già che sta diventando famosa in Italia, cioè il suo spettacolo si chiama Mangia, lei è episcopo di cognome. Quello sì, quello è lo spettacolo che lui ha portato dall'Italia a qua. Però poi ne ha organizzato un altro di tutti italiani residenti Ah, a è Barcellona. Sì, no, ma c'era anche un portoghese. Era un portoghese, no, un brasiliano. Parlava italiano. Poi un sì, portoghese, Portoghese che parlava parlava italiano. italiano. Laureato in italiano, Sì, esatto. cioè una La roba. perla, sì, bellissima. Di origini indiane. Comunque Di origine di Macao. Di origine Sì, di Macao, Macao, bravo, bravo, bravo. sì. Comunque il gruppo suo si chiama Reviravolta, il gruppo di teatro Reviravolta, ok. poi ti passiamo i contatti Sì, perché sì, lui sì. sempre cerca persone che fa teatro. Ciao, Il siamo network di Radio Grande Carlo. No, grazie. Altra barchetta. Però Musical no, di personaggione proprio. Prima dell'ultima pausa, ragazzi. Vai, facciamo l'ultima pausa. Un altro ragtime. facciamo. Un altro stavolta lo presenti Sempre totalmente dagli tu? States. Io? Sempre. Non so chi. Io non so chi. Questa volta il titolo lo so pronunciare, che è Frog Legs Rug, è di sempre James Scott. Yeah. E allora vadi.
bentornati pistacchiacci e pistacchiosi con Valeria. Abbiamo fatto un excursus spettacolare con l'agritech, insomma, teatro, tutto. E adesso che sia a Lisbona con Antonio, qual è il vostro progetto per il futuro? Qual è il nostro progetto per il futuro? Bah, calmarci un attimo. Vabbè, abbiamo fatto tutte queste cose. Tiriamo un po' i remi in barca? Pensione. No. Ma magari no. Prepensionamento. No. Allora, in realtà l'idea sarebbe sogno che vogliamo realizzare, speriamo presto, cioè aprire un rifugio per i cani. Abbiamo low cost si spera. Sì, no, proprio no, c'è una roba, proprio noi okay. salviamo i cani e facciamo tipo piccola onlus, ci piacerebbe tantissimo. Perché abbiamo iniziato questo percorso con Lara, abbiamo adottato un levriero salvato dalle corse, che è una cosa orribile, quindi se chi ci sta ascoltando, se siete fan delle corse di cani e cavalli, cambiate tutto, insomma. E niente, quindi è stata un po' dal momento in cui è arrivata, abbiamo visto un cane completamente traumatizzato da qualsiasi cosa, un cane che non era un cane di fatto, e vedere che con il nostro aiuto nel cercare di comunicare con lei, imparare a capire quelli che erano i suoi bisogni, le sue paure, abbiamo insieme fatto questo percorso, siamo cresciuti con lei e adesso è, penso, il levriero più socievole che esista. In genere loro sono molto che fra l'altro è la stessa storia del cane dei Simpson. Sì, perché tra l'altro le corse di levrieri eccetera sono anche molto popolari negli Stati Uniti, Nuova Zelanda, Australia, e poi in Europa c'è Inghilterra, Irlanda e Spagna. Loro fanno la caccia alla lepre, un'altra roba. Ma voi eravate stati in Inghilterra e in Spagna anche in un periodo. Sì. Ma come mai poi avete deciso il Portogallo? Lasciamo stare l'Inghilterra perché il Covid l'ha resa grigia ancora di più. Esatto. Ma la Spagna no, non c'è stato quella No, Spagna noi adoriamo la Spagna in realtà, però diciamo che noi ci siamo appassionati più al sud della Spagna, che in estate comunque raggiunge temperature abbastanza estreme, quindi cercavamo un posto che fosse mite, quindi comunque il Portogallo perfetto, almeno la parte zona Lisbona, e poi ce l'avevano consigliata in tanti. Ci ho detto, voi che avete viaggiato tanto, comunque vi piace la comunità internazionale, vi piace avere queste le relazioni con varie persone, andate a Lisbona perché è molto vibrant, è molto ricca comunque di persone da ogni parte del mondo, e quindi abbiamo detto why not? E siamo venuti. C'è una bella comunità. C'è una bella comunità, Ma voi che eravate a Barcellona, cioè voi che eravate in Spagna, perché non vi è venuto in mente, di andare magari a Barcellona, che ci sono delle onde? Siamo stati a Barcellona in realtà, noi abbiamo vissuto parecchio a Barcellona, poi un po' a Madrid, però d'estate è veramente invivibile, uno per il turismo poco gestito al momento, cioè c'è praticamente una lotta attiva tra i residenti e i turisti, e purtroppo la situazione non è che sta migliorando, anzi non c'è modo per cui si riesca a trovare un accordo, e non volevamo stare in un posto in cui magari c'erano queste tensioni, soprattutto l'estate, non era proprio carino, ma soprattutto il fatto che l'estate veramente fosse caldissimo, ma anche Barcellona veramente veramente poco vivibile da quel punto di vista. Magari in futuro torneremo. Ci piacerebbe esplorare il nord della Spagna, quello sicuramente, molto bello dal punto di vista naturalistico, magari viverci non lo sappiamo perché non sappiamo effettivamente che comunità internazionale ci può essere lì, magari piccola, però magari in una fase più avanti. Abbiamo avuto un ospite americano che c'era stato abbastanza nel nord della Spagna, aveva detto che c'è una comunità molto intensa, è anche appassionato di musica gallega. Ma aveva proprio detto che la comunità è molto appassionata, molto. Anche gli asturiani. Sono stato in Galizia, al nord della Bilbao, quelle zone. Bilbao e Paesi Bassi. Noi avevamo una curiosità, avevamo pensato, ma scusa, tu hai studiato letteratura, comunicazione, poi a un certo punto sei entrata nel cyber security. È stato Antonio a convertirti? Come è successo?
su cyber Esatto, security. in realtà allora un po', nel senso che il sogno di Antonio è sempre stato lavorare in cyber security, non ci ho mai lavorato e quindi me lo dice sempre: sei così fortunata, tu non hai idea, neanche sapevi che esistesse. Ma quindi, visto che sentirà questa cosa risicherà ancora di più. Sì, esatto. Allora in realtà io verso l'ultima mia esperienza nel mondo food era a metà, perché era per una piattaforma che si occupava di market intelligence e data intelligence per il settore dell'agricoltura, quindi raccoglievamo dati da condividere poi con gli agricoltori su tutti quelli che erano, non so, i volumi di produzione mondiale di alcuni prodotti agricoli, oppure anche traffici di import-export e cose di questo tipo. Quindi di fatto ero già virata sulla parte SaaS, no? Del mondo agricolo, chiamiamo così. E mi ero iniziata ad appassionare, cioè, però che bella questa cosa, no? Dell'informatica, no? Della software as a solution applicata a un mondo vecchio. Vi avviso che c'è mia madre collegata che non ha capito cos'è neanche io. SaaS, software development. Magari hai scritto anche qualcosa in russo, no? Nella tua biografia, perché hai scritto cioè il sogno è creare una società di sviluppo software e customer success development, aiutando piccoli imprenditori a trasformare le loro idee in prodotti SaaS di successo. Esatto. Tra l'altro quello che mi ha raggelato è che tu hai scritto SaaS con le due A centrali in piccolo e le due S come due colonne grandi a destra e a sinistra. È giusto, perché o è scritto o è cirillico, ovviamente in inglese, perché gli anglofoni amano gli acronimi. Ma perché c'è perché piccole? Perché in inglese nei titoli le maiuscole sono sempre nelle parole, mentre nelle congiunzioni, connettività sono piccole, quindi as a piccolo, software e service perché sono le parole. E poi perché fa più software as a service, quindi un software che offre un servizio. Esempi, per esempio, sono una piattaforma di e-commerce tipo Shopify. I software a prescindere non offrono tutti un servizio. Beh, no. Che cosa servono? Beh, no, non necessariamente. Cioè un software che non è un servizio, quale sarebbe, per esempio? Per esempio la piattaforma di Facebook è un software, non è un servizio, perché io la uso, ci diverto. Perché non ti dà, cioè fisicamente non ti dà nulla, non ti sta dando un valore. Cioè, se io per esempio ho, nel mio caso, ti faccio l'esempio del cliente a cui sto facendo consulenza adesso di cyber security. Noi abbiamo una piattaforma software che permette di fare investigazioni online. Okay. Investigazioni che raccolgono dati pubblici che ognuno di noi condivide ovunque, per creare insomma delle connessioni che permettono magari a investigatori, a polizie di capire se queste persone sono collegate ad ambienti criminali o no. Questa piattaforma mi dà un servizio perché di fatto io la sto utilizzando per avere accesso a un risultato che sia know-how di questa cosa, mi scarico il report perché lo posso utilizzare come prova in tribunale per provare XYZ, cioè tutto quello che mi dà un ritorno concreto di servizio. Ok, ma è un po' come fa Facebook quando tu pubblichi su Facebook un annuncio a pagamento e lui ti dà la possibilità di scegliere il luogo dove sarà propagato questo annuncio e il tipo di utente al quale è destinato, ti dà tutta una serie di opzioni, no? Cioè tipo io voglio scegliere un uomo o una donna di mezza età che gli piacciono queste cose, via discorrendo. Stai riferendo a qualcuno in particolare? No, così, cioè tipo devo fare un annuncio di un evento, allora c'è tipo... Quella è una parte di servizio, è una parte come il marketplace, no? Esatto. Okay. Però la piattaforma in sé dove io al mio profilo pubblico le mie robe. Quella parte, ok, va bene. Sì. Ma questa è una cosa che poi si è sviluppata anche dopo con Facebook, prima non c'era. Quando cominciano a girare i soldi di mezzo. Esatto. Diciamo, dove ci sono soldi
soldi Quindi- c'è servizio. Esatto. Ok, quindi tu, cioè, diciamo così, la vostra idea è quella di creare delle piattaforme che danno dei servizi, ma questi servizi quali Allora, in sono? realtà noi- Infatti, scusate, mi lascio una cosa. Se dovessi spiegare a una sciociara autentica la casalinga, Esatto, poi La guarda, io casalinga delle sì. volte uso Di chat Voghera, GPT, Esatto, io di uso la Voghera. chat famosa Sì. AI. E allora quando voglio capire una cosa, ho due opzioni: o gli dico guarda sono incoglionito, spiegami la cosa, Esatto. oppure gli dico Spiegala come spiega spiega questa una cosa, esatto, Esatto. come la spiegheresti a un ragazzino di 13 anni. Ok. E quando lui dà una spiegazione troppo semplice dico spiegala a uno di 15 anni, Ah, ok. di 16 anni, cioè un po'. alzo un attimino Sì, fin sì. quando lui diventa un attimino particolare. Esatto. Quindi spiegando a un ragazzo di 15 anni Esatto. quello che, cioè diciamo l'idea del servizio che vorreste dare, quale sarebbe? Allora, l'idea è persone che magari vogliono iniziare un'attività imprenditoriale, dire io ho un'idea per un software che fa X, Y, Z, che non so, promuove questo servizio, che fornisce aiuto a persone in questo caso. Però non so come svilupparlo, non sono Ok. uno sviluppatore, non ho mai fatto questo. Come posso farlo? Ecco, l'idea è aiutare quelle persone a realizzare quell'idea, cioè a farla diventare prodotto. ma allora aiutaci. Scusa. Ma che parliamo a fare? Vabbè, contrattino dopo. Esatto. Facciamo account manager. Avete un sito Sì, abbiamo un che sito, si chiama Sighthound Technologies. Sighthound perché Lara è un Sighthound. Ah. è un- Sì, sì, sì. insomma, Poi Come poi il Greyhound. sconticino. No, Esatto. aspettate, questa non l'ho capito, cioè è È come sottolineato il civile. Greyhound. la famiglia è i Sighthound, la famiglia di tutti i levrieri sì, Ma è no. Sighthound perché sono Sighthound. perché Vabbè, vedono capito. fino a 400 Vedo metri di fino. distanza. Ok. Ecco perché. Ma invece, guarda, scusa, invece tradotto in ciociaro come può essere il nome del vostro sito? Gli- a me sa Quanto è tecnologia. figo, quanto è figo. No, ma Non cioè so. nel senso... Tecnologie da cane Esatto. probabilmente. Oh, so 400 vetri. punto com. Esatto. Ma... Ma... Ultima vabbè, domanda. dai, ultima Ah, domanda, sì. ultima domanda. No? Oppure... Sì, Sì, siamo sul finale. Siamo sul finale, poi andiamo a zozzeggiare Il vino verso finito. Allora, andiamo a mangiare un po' di antibiotici della casa. Esatto, con i sani antibiotici. Esatto. Quindi mi sono fatto crescere così intelligente. Infatti. Infatti si vede, no? Cioè, Il successo mondiale. una cosa sia innegabile, quindi è fattuale. Ma c'è una cosa invece che tipo hai detto no, ho sbagliato a farla, qua ho fatto una cazzata gigante, perché hai provato un sacco di cose, sei andata, insomma, un sacco di attività diverse, c'è una cosa che hai detto mazza, guarda, ho fatto Ho proprio toppato. ho toppato. Questa è una bella Toppato. domanda. Ho toppato. Ammettere gli errori, no? Esatto. Non lo so perché poi io sono una persona che prende un po' tutto quello che fa, no? Con filosofia della serie. Vabbè, alla fine anche no, se questa cosa mi ha dato una cosa negativa, però mi ha insegnato una cosa. Qualcosa che ho toppato. Puoi nominare anche qualche ex. Quelli- Ti do l'aiuto del pubblico. Ma non lo so, forse. Qualche azienda che è aperta, che è fallita, non tipo deve Aver sparato col paese. Qualche collaborazione. non aver sparato col Kalashnikov, Esatto. non aver Non aver sparato con Kalashnikov fa qualche non persona. aver detto un baffa Nella in città. più. No, non aver minacciato quelli dell'Università di Siena. Dai, Esatto. No, quello sì, Col forse cavallo. diciamo rimpiango di non aver avuto magari la prontezza di tanti miei amici o persone che ho conosciuto nel tempo, no? In certe situazioni di far valere la mia posizione. Cioè io sono una persona tendenzialmente accomodante, no? Che anche magari di fronte a un qualcosa che non va, invece di dire No. o di dire Coraggio però a di- me questa roba non va di bene, eccetera. contrariare. Sì. Dico, magari trovo la soluzione alternativa, magari faccio in modo, no, mi sacrifico io tra virgolette
trovare la condiscendente. sì, esatto, quindi quello sia una cosa che rimpiango di non aver fatto. Ma c'è una situazione in particolare che ti ricorda, questa volta, quella volta lì? Era il Natale esatto, avrei del dovuto 1990. Esatto. Allora, sicuramente il fatto di Siena, allora in realtà l'essere tornato dalla Russia, quello sì, è una cosa che dico sempre. Avrei dovuto lottare. Sì, sarei dovuta rimanere, o comunque avrei dovuto magari, non lo so, in quel frangente che mi all'università, fare in modo di cambiare qualcosa, no? Vendere metanolo per strada. Esatto. Comunque mi sto rendendo conto, stiamo diventando sempre più psicologi, sa? Lei fa lo sfagnare. Sì, ti stenda pure, rilassata. Tiri fuori questa cosa. Sì, no, già mi sento meglio. Chissà quanti soldi Dopo questa terapia passiamo alle terapie, si mangerecce. Organolettiche. Adesso ritorno a casa la mia ragazza, mi ho pagato. Guarda quanto sono organolettico. Esatto. Più lettico. Più lettico che organo. Va bene, allora se buona avete, cena a tutti. buona cena a tutti, se avete delle idee imprenditoriali o non, contattatela. Se avete dei progetti SAS nel vostro cuore, iPhone Technologies. Esatto. Ma se volete raccontarci la storia, Punto tech. Esatto, punto tech. C'è neanche Aspetta, ripeti tutto, ripeti il Sidedown.technologies.tech. Bene, Dopo questa- dopo questa posso respirare. No. mi dispiace questo coso, mi sembra che tutte le settimane cambia qualcosa, non so dove metterlo. È molto grosso e dà fastidio. Cominciamo con le allusioni. Qua? Va bene? Siamo ancora a metà copo di vigno. Cioè, neanche abbiamo iniziato la diretta già. Sono le 8. Vabbè, no, vabbè, ci sono 60 secondi in un minuto. Ok. Spettacolare. Cioè l'inizio bomba. Questo è un buon. No, i freni della macchina. Infatti dobbiamo chiudere. E torna Sebastiano! Faccia troppo rumore poi. ragazzi. Sì. Dobbiamo chiudere. Questa non la tagliamo. Guarda che mangiare poi si accade. Vabbè, guarda, Anche il vino può. vabbè ragazzi, sti cazzi. Per gli spettatori di Instagram siamo in pausa. Bisogna creare una lingua russa, cioè noi parliamo questa cosa, ma come la rendiamo graficamente? Quindi Cirillo e Metodio di fatto creano l'alfabeto russo a partire da quello del greco antico. 10 secondi della diretta, tipo quelli che arrivano al camerino. 10 secondi. Una settimana mettere i sottotitoli in inglese su YouTube a capire, e secondo te io adesso mi metto a, ma c'erano poi i prodotti SAS di quello, cioè che con le due S ai lati scritte in maiuscolo e le due R centrali in piccolo. Prodotti SAS. Quindi dobbiamo chiedere anche a lei se ci spiega. Ma neanche lo vado a cercare su Google, capito? Che uno dice mi voglio informare, perché deve essere. Questa è l'ultima possibilità, se ci capiamo è bene. Con Antonio ci abbiamo capito un cazzo, vediamo se con te ci riusciamo. Oddio. Prova il microfono salvo. Prova il microfono salvo. Ce l'ho in mano, tutto in mano. È nero e duro. Si sente? Io lo sento. Iscriviti al canale. Iscriviti al canale. Ora.